Buongiorno, benvenuti su The River Lab, il mio laboratorio sul fiume. Oggi vi faccio vedere la riparazione di questo oscilloscopio qui da 20 MHz, sempre a tubo catodico, piuttosto vecchio, e precisamente è un GV, è un GOS 523 da 20 MHz. E la riparazione di questo oscilloscopio, di questi oscilloscopi diciamo analogici, era abbastanza agevole, non dico senza schema, ma comunque avendoci il service manual era piuttosto facile fare la riparazione. Di questo io non ho schemi, comunque la riparazione è stata fatta semplicemente usando un tester praticamente. Nella realtà sono stati usati due tester, uno analogico vecchio e poi un altro che tornava più utile per farvi vedere la misura delle resistenze. Che è digitale, diciamo, però andava benissimo un tester analogico per fare tutta la riparazione. Così possiamo vedere come gli oscilloscopi, diciamo, di una volta erano fatti anche per essere riparati, al contrario che degli oscilloscopi, diciamo, di ora. Poi è stato ripulito tutto l'oscilloscopio e è stata fatta la prova. Seguitemi in questo video e vedrete come procedere per la riparazione, diciamo, di un oscilloscopio nel caso ne aveste bisogno. Oggi proviamo a fare la riparazione di questo oscilloscopio che ha portato l'amico Orfeo. Sarebbe la stessa persona che mi ha regalato quella enorme resistenza. L'ha preso a una fiera, è, diciamo, come dice lui, dice: l'ho pagato il valore di una scatola di sigari toscani, sicché ci posso stare. È in condizioni pessime, tutto sporco, veramente molto sporco. Ora non lo vedete voi, ma perché dalla telecamera non si vede. Comunque è veramente molto sporco, e anche nella parte superiore, però come ripeto si vede fino a un certo punto. E gliel'hanno venduto diciamo, il commerciante che gliel'ha venduto, l'omino, come dice Orfeo, diceva: non ha niente, è un guasto sull'alimentazione. Ora lo accendiamo un attimino e vediamo se può essere vero che sia un guasto sull'alimentazione, che spesso quando minimizzano è tutt'altro che un guasto sull'alimentazione. Allora lo accendiamo. Io ovviamente l'avevo già acceso, comunque ora ve lo faccio vedere anche a voi. E il problema di questo oscilloscopio ovviamente non è un problema sull'alimentazione, perché se no o non si accende o fa delle cose, diciamo, strane, mentre qui abbiamo un problema sulla parte, diciamo, orizzontale, perché arriva fino a metà schermo, anche se lo mettiamo in posizione non va, dovrebbe arrivare fino in fondo allo schermo spostando la posizione orizzontale, invece arriva a metà schermo e lì finisce, sicché una parte della deflessione orizzontale non funziona. La deflessione verticale, proviamola un attimino. Con la deflessione verticale funziona, ma ovviamente mancando questa parte serve, così l'oscilloscopio serve, diciamo, a poco. Le tracce ci sono tutte e due, una è questa che fa l'onda quadra e quell'altra è l'altra. Il monitor, insomma, il cinescopio è abbastanza luminoso, è messo a fuoco, sicché vediamo come mai, cosa succede in questo oscilloscopio qui. Il problema grosso è che io non ho il manual service, e sicché bisognerà andare un po' a senso e un po' a fortuna, per non usare una parola toscana. Nell'apparecchio, questo lo stacchiamo, mancano già alcune viti, che è già stato aperto, non so se da Orfeo o dal negoziante, che ha provato magari a ripararlo e poi non ci è riuscito, sicché avevo finito di levare le altre viti, l'ho aperto, ve lo faccio vedere dentro, magari lo stacco un attimo così non ci prendo la scossa. E l'apparecchio lo giro del tutto, ci leviamo anche
queste altre viti sopra. Scusate se vi passo davanti, sì, almeno. E ho intenzione, diciamo, se riesco a ripararlo, sempre se riesco a ripararlo, di dargli anche una bella pulita e di rendere l'apparecchio in buono stato, diciamo, in maniera che facciamo un bel lavoro. Allora, vediamo un attimino. L'apparecchio è questo è l'interno, da questa parte così e così, va bene. La parte dell'orizzontale è sopra, perché sotto, diciamo, abbiamo la parte che fa più che altro il verticale. Come potete vedere, si vedevano le viti, già è stato allentato, sicché, ripeto, non so se l'ha guardato Orfeo o se l'ha portato così com'era. Se non l'ha guardato lui vuol dire che hanno già provato a ripararlo, però non l'hanno riparato. E niente, non avendoci lo schema, io inizierei a vedere. Allora, dato che si vede, vediamo di accendere un altro pochino di luce, ecco, un pochino più di luce. E dicevo, una cosa che intanto bisogna capire è dove più o meno andare a cascare, perché senza schema, senza nulla, ripeto, ci vuole un pochino di fortuna e un pochino di capire dove andare a mettere le mani. Allora, si è detto, questa è la manopola che sposta la posizione orizzontale. Io la prima cosa che farei, questa è la manopola, andrei a vedere più o meno in che zona casca. Presumo che vada a finire in questa zona qui, perché c'è scritto H output orizzontale, uscita orizzontale praticamente. Vediamo se è vero. Eccomi di nuovo qua, ho spostato l'oscilloscopio. Si è detto, quella manopolina che regola orizzontale va qua, sicché questa parte qui che si vede, questa parte qui, questi transistor, è sicuramente la parte, diciamo, orizzontale. Poi sullo stampato ho visto che c'è anche scritto. E questi qui sono i transistor, diciamo, dell'orizzontale. Una parte fa, diciamo, la parte destra, l'altra parte fa l'altra metà, diciamo, del cinescopio, della deflessione. Sicché la prima cosa che farei io intanto è andrei a smontare questi 4 transistor, che sono un 2 PNP e 2 NPN, e prima di andare a vedere, diciamo, il pilotaggio, che sono questi qui e compagnia cantante, guarderei se quelli ce ne fosse magari uno in cortocircuito o roba del genere. Prima di smontarli possiamo fare anche una serie di misure sul posto, perché in quella maniera lì possiamo vedere se c'è delle differenze fra diciamo, fra una parte e l'altra. Giro ecco, allora inquadro un attimino la parte dei transistor, che è quella, e allargo eventualmente un pochino lo schermo per mettere un tester. Userò un tester, diciamo, vecchio, e guardiamo se riesco a inquadrarlo in qualche maniera. Allargo ancora. Si vede più o meno vediamo se riesco a alzarlo. C'è un po' di luce che dà noia, ma si dovrebbe vedere, muovere perlomeno il tester. Io accendo un attimino l'oscilloscopio, accendo, e andiamo a prendere delle misure
sui transistor, andiamo a prendere delle misure sui transistor. C'è un coccodrillo. Allora mettiamo un coccodrillo alla massa dell'oscilloscopio e andiamo a prendere un paio di misure e vediamo se cambia qualcosa. Allora, così magari brucio il test. Mettiamoci qua e facciamo, qui c'è oltre 150 volts e vediamo l'altra parte se più o meno è lo stesso, c'è oltre 150 volts e qui eravamo sull'emettitore del PNP. Ora andiamo a vedere sul collettore. Qui abbiamo circa 60 volts più o meno e vediamo che succede se giro la manopola dell'orizzontale, e qua come vediamo da questa parte perlomeno c'è un certo effetto. Praticamente come si sposta la traccia sull'oscilloscopio, che ora voi non vedete, si sposta anche questa tensione. Andiamo dall'altra parte, sempre sul collettore dell'altro transistor, sempre PNP, è un'uscita anche quella, e qua io ora sto girando la manopola e vedete che il lago del tester rimane fermo. Sto girando da una parte e dall'altra, rimane fermo, sicché c'è, diciamo, un problema sicuramente qui invece si muove come dovrebbe fare ovviamente, e di là no, sicché smontiamo quei transistor lì, stacco l'oscilloscopio e dopo li misuriamo insieme. Userò invece della stazione dissaldante la vecchia pompetta, non vi faccio vedere che li stacco tutti, ma insomma, diciamo, ecco qua, uno alla volta farò questa maniera qui, funziona anche la pompetta, li dissaldo tutti e poi li misuriamo sul banco. Non vi muovete che proseguo, perché da lontano anche ci vedo poco. Ecco qua, i transistor sono stati smontati, questi qui neri sono gli NPN, questi qui verdi sono i PNP, li andiamo a misurare per vedere se sono in corto o se sono buoni o se sono in perdita, quello che sia. Allora, la prima cosa, ovviamente oscilloscopio vecchio, tester per misurare analogico vecchio, perché deve fare pandan. E prima misura, ohm per 10, andiamo a misurare fra base, collettore, emettitore. Ora tappo, però vediamo se riesco. Allora, ecco qua, base emettitore va bene, base collettore va bene, invertiamo i puntali, non deve segnare niente in questa posizione qui, non segna niente, non deve segnare niente nemmeno fra collettore e emettitore, e non segna assolutamente niente, sì, che questo mettiamo da una parte, è buono. L'altro NPN, ripartiamo, base, collettore, base, emettitore, segna. Il puntale positivo sui tester vecchi qui era collegato cioè il puntale rosso è collegato sul negativo della pila, sicché vedrete alla rovescia di come vedete su un tester di quelli digitali. E qua non deve segnare niente, e non deve segnare niente anche qui, fra qui e fra qui, e anche questo è buono. Ho dei dubbi che siano, diciamo, i transistor, per me è più roba di pilotaggio, o i transistor di pilotaggio o delle resistenze o dei diodi che sono prima. Comunque vediamo. Allora, questo qui è un PNP, sicché puntale rosso, che sarebbe il meno della pila, segna da tutte e due le parti fra collettore e emettitore. Se lo inverto non deve segnare niente, non segna niente, non segna niente nemmeno qua.
Facciamo anche questo, che anche quello è buono. Questo qui, solito discorso, qui funziona. Qui non deve segnare niente, non deve segnare niente né di qui e né di là. Allora abbiamo appurato che i transistor, diciamo, di pilotaggio della parte orizzontale funzionano, e sicché ora bisogna andare a vedere un attimino se c'è qualcosa di curioso nel pilotaggio prima di rimontare questi, che danno anche fastidio. Per le misure andiamo a vedere cosa si può fare per vedere le cose. Sposto la telecamera, vedo di inquadrare un attimino in maniera migliore e ci rivediamo. L'altra misura che vado a fare sono, vediamo un attimino, qua c'erano i transistor, tutte e quattro, e qua ci sono le resistenze che sono di alto valore, sono di solito quelle che potrebbero dare dei problemi, lo stesso queste qui da 100.000, e andrei a misurare prima di ogni altra cosa quelle lì che sono sulla polarizzazione dei transistor, che se una di quelle è andata, ovviamente una parte della polarizzazione non c'è. Allora, questa resistenza qui che sto misurando segna 100k, e vediamo la sua gemella, che è questa qua in fondo. Questa resistenza non la tocco, eccola qua, 99,8, sicché anche questa qui 100k va bene. Queste qui che sono di precisione rispetto a queste che sono normali. Ora andiamo a vedere queste qui. Questa è da 100k anche questa, e probabilmente c'è qualcosa in circuito perché segna 30k circa. Questa qui invece dovrebbe dare più o meno la stessa misura e me la segnala come aperta, sicché io ora farei la prova, le scollego un attimino e le rimisuro un attimino solo, lo giro, anzi vediamo se riesco a farlo in diretta. Se riesco a farlo in diretta, e se azzecco ovviamente le resistenze. No, ecco qua. Allora, le due resistenze a occhio mio dovrebbero una parte dei terminali finire lì. Ora prendo un saldatore vecchio, non accendo neanche la stazione di saldante per questo oscilloscopio, non perché non meriti, ma insomma tanto si fa presto. Comunque si fa presto. Rinviviamo un pochino lo stagno delle resistenze, sperando di azzeccarle, ovviamente, che siano queste due i terminali. Devo stare lontano, non ci vedo niente, vado a senso, le dovrei aver scollegate. Lo rigiriamo, vediamo un attimino, sono quelle due lì, vediamo se l'ho scollegate, se ci ho azzeccato. Una è questa, una è questa, ci ho azzeccato. Strano ma vero, ogni tanto un po' di fortuna. La misuro, la prima che mi segnava 30k perché era in circuito circa, ora mi segna, è birbante, 98k, sicché 98,8. Diciamo che con la tolleranza ci si rientra. Vediamo questa se segna qualcosa. Questa dalla prima analisi me la dà aperta. Ora la tolgo e la misuro un pochino più agevolmente. È quella dall'altra parte, è quella dall'altra parte, vediamo un po' cosa sto inquadrando, eccola, è quella dall'altra parte, dovrebbe essere questa. Ora cascherà nei meandri
dell'oscilloscopio e non la troveranno più nemmeno i nostri discendenti. Allora, vediamo un attimino. Vale, è saldata, vediamo se viene via. È cascata, l'ho sentita, è cascata. Vediamo, tester, la misuriamo. Praticamente misura la mia di resistenza, vedete, misura i miei ditini che segno 4 mega e la resistenza segna sempre 4, i rotti mega, dovrebbe essere 100k, e io direi che questa resistenza, occhio e croce, vedete, non segna nulla, la sto toccando. Allora la cambio un attimino, spengo la telecamera, rimonto i componenti, riproviamo l'oscilloscopio, se qualcosa è venuto fuori o se c'è qualche cos'altro. Ecco, ho rimesso i transistor a posto, ora saldo i transistor, l'ho solo appuntati, che ora li saldo a modino. Saldo la resistenza nuova, qui è il pin della resistenza che funzionava, qua sono gli altri transistor dell'orizzontale. Fatto. Allora, voilà, dato nella telecamera, tagliamo i terminali della resistenza, giro l'oscilloscopio, proviamo se funziona. Attendetemi qui, non vi muovete. Ecco fatto. Ora accendiamo l'oscilloscopio e vediamo se le tracce ci sono o se ce n'è mezza come prima. Ecco qua, la traccia ora non arriva solo fino a metà schermo, ma c'è tutta. Prima, se vi ricordate, arrivava solo da questa metà in là. Allora, ora io darei una bella pulita a questo oscilloscopio e poi lo prepariamo per il nostro amico Orfeo e glielo rendiamo. Non vi muovete che organizzo la telecamera per vedere un attimino meglio. Ho smontato tutte le manopole, eccole qua, le metterò nella pulitrice a ultrasuoni e le faremo tornare pulite, perché come potete vedere sono molto sporche, specialmente nelle righine della manopola c'è la sporcizia accumulata da anni, e la stessa cosa c'è su questi tasti, vedete, su questi tastini qui. E ora io ripulirò tutto e renderemo l'apparecchio a Orfeo perfettamente pulito e funzionante. Eccoci di nuovo qua, l'oscilloscopio è stato rimontato completamente. Come vedete è stata fatta la pulizia delle manopoline, diciamo, e di tutto l'oscilloscopio, in maniera che ora è più che presentabile. Ovviamente le plastiche che sono ingiallite
non è possibile farci niente, diciamo, perlomeno non vogliamo farci niente, e comunque il frontale è molto pulito ora rispetto a prima, che era, diciamo, in condizioni ovviamente piuttosto brutte. Ecco, inquadriamo bene, ecco qua, e come si vede ci sono due forme d'onda sull'oscilloscopio a frequenze diverse, e si vede, diciamo, piuttosto bene. Ora c'è la luce, però si vede bene, piuttosto luminoso lo schermo, e si vede perfettamente, diciamo, anche per gli anni che ha l'oscilloscopio. Ora io staccherei un attimino questi cavi e farei una prova per vedere. L'oscilloscopio dovrebbe essere circa 20 MHz e guarderei se effettivamente sincronizza fino a 20 MHz o no. Spostiamo il tutto, si vede un pochino male ovviamente per la luminosità che c'è. Ora stacco un attimino una luce, così si dovrebbe, diciamo, vedere in maniera migliore. Centro la traccia. Allora, qui ora stiamo vedendo un'uscita a 10 MHz dal generatore di segnali della Agilent, e 10 MHz, diciamo, le sta sincronizzando perfettamente. Portiamolo a 20 MHz, portiamolo, che è, diciamo, la soglia massima dell'oscilloscopio che dovrebbe leggere. Ora siamo a 20 MHz, sempre si vede sempre bene, diciamo. Non so se c'è una luce che dà noia, inquadro un attimino più da vicino, ecco qua. 20 MHz sincronizza, diciamo, perfettamente, funziona, scheda banda passante perlomeno con onda sinusoidale c'è. Portiamolo a 30 MHz. Ora siamo a 30 MHz, ovviamente il segnale si è attenuato, però riesce comunque a sincronizzare anche 30 MHz, ovviamente con l'attenuazione che è normale, diciamo, perché arriva fino a 20 MHz, 30 MHz siamo già oltre. Proviamo se a 40 MHz fa ancora qualcosa. A 40 MHz se n'è sparito tutto, ovviamente, perché non ce la fa, diciamo. Sicché possiamo affermare che comunque 30 MHz li sincronizza tranquillamente, e ora l'ho messo a 35 MHz, nonostante la forma d'onda si veda piuttosto male e sia parecchio attenuata. Comunque la sincronizzazione fino a 35 MHz in qualche maniera la fa, diciamo, comunque. E però la sua banda passante di 20 MHz, come vediamo, la fa tutta tranquillamente, si vede perfettamente. E niente, sicché direi che la riparazione di questo oscilloscopio qui è conclusa, direi, e spero che questa piccola riparazione sia servita magari a qualcuno che deve riparare un oscilloscopio analogico tipo questo, con un problema simile. E come avete visto, questi apparecchi qui si riparavano tranquillamente senza troppa strumentazione. Questo l'abbiamo riparato con un tester e basta, e un pochino, diciamo, di ingegno. Ovviamente se c'era lo schema era meglio, c'è stata anche un pochino di fortuna, se vogliamo,
e comunque se uno si mette dietro alla riparazione di un oscilloscopio di questo genere qui, se poi ha anche lo schema elettrico, non presenta, diciamo, di solito particolari difficoltà. Erano comunque apparecchi nati per essere riparati dal tecnico che ce l'aveva, senza diventarci troppo matti, come con gli apparecchi, diciamo, moderni, che sono tutti pieni di SMD e compagnia cantante e di microprocessori, e un oscilloscopio digitale. Insomma, la riparazione sicuramente è più difficoltosa che riparare un oscilloscopio così analogico. E niente, se il video vi è piaciuto, come al solito mettete un mi piace. Noi ci vediamo al prossimo video. Chi non l'avesse fatto si iscriva al canale, così se attiva anche la campanella non perderà nemmeno i prossimi miei video. Vi saluto tutti, se c'è qualche domanda fatela nei commenti come al solito, e ciao ciao, ci vediamo al prossimo video.